La Ginterpress si poneva come una struttura di servizio, cioè quello che non poteva essere fatto direttamente dagli stati o dai servizi segreti veniva compiuto da questa organizzazione formalmente privata che faceva quello che gli altri non potevano fare. La sede è proprio in Portogallo, poi in Portogallo c'è la rivoluzione dei Garofani, nel 74 si sposta in Spagna. Gli uomini della Ginterpress avevano una preparazione come veri e propri uomini dei servizi segreti, sapevano usare gli esplosivi, fare i pedinamenti, usare tecniche anche proprio di cifrate per lo scambio di messaggi, avevano falsi documenti, avevano una specie di servizio segreto privato con uomini di varie nazionalità. Quando c'era qualcosa che andava fatto senza che lo Stato si sporcasse le mani, potevano intervenire loro. Quello che segue è uno dei primi video del nostro canale che abbiamo deciso di rieditare, perché è una storia che merita di essere raccontata, o meglio ancora raccontata, oppure perché, se non lo sapete, tutta l'avventura di dentro la storia è cominciata proprio con la storia che vi proponiamo, anzi vi riproponiamo oggi. Una storia che, se non fosse tanto reale, tanto autentica, potrebbe essere scambiata per il frutto della fantasia di qualche scrittore. Vi ricordate Ian Fleming, uno dei grandi 4 scrittori di spionaggio britannici del Novecento, il padre di James Bond? Ecco, Ian Fleming qualche anno prima di morire aveva creato la Spectre, la speciale esecutivo per il controspionaggio, il terrorismo, la ritorsione e l'estorsione. Una multinazionale del terrore, senza padroni, ma capace di radunare al suo interno persone di diversa nazionalità e decisa a colpire ovunque ci fossero degli interessi in ballo. Chi lo sa, se Ian Fleming fosse vissuto fino al 24 maggio del 1974, avrebbe potuto chiedere i diritti d'autore ai nostri personaggi di oggi, perché oggi abbiamo deciso di raccontarvi di nuovo, con una nuova veste, la storia della Ginterpress, l'agenzia del terrore, la vera Spectre. Prima di addentrarci nel nostro argomento odierno, vi esorto ancora una volta a considerare l'importanza della sicurezza nella navigazione online, perché si sa, non si è mai troppo prudenti e soprattutto i rischi sono sempre dietro l'angolo. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto da tempo un partner strategico come NordVPN, la migliore VPN in circolazione, perché grazie alla sua elevata Threat Protection Pro, una tecnologia all'avanguardia, ci mette al riparo da qualunque rischio ovunque ci troviamo e da qualunque dispositivo noi si scelga di navigare. Anche voi potete utilizzare lo stesso sistema di protezione, avvalendovi delle grandi offerte di NordVPN per gli amici Dentro la Storia, che prevedono 4 mesi gratuiti a fronte dei piani biennali. Trovate tutti i dettagli nel link in descrizione e ricordate, anche per voi vale la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. La nostra storia si apre il 24 maggio del 1974. È una bella giornata di sole. Ci troviamo a Lisbona, capitale del Portogallo. Da un mese il paese lusitano ha ritrovato serenità e libertà d'espressione dopo la caduta del regime corporativista di Marcelo Caetano, l'uomo che era succeduto a Salazar, in continuazione di un buio periodo inaugurato 50 anni prima, con colpi di stato militare. Lisbona, una gran bella città. E in questa città c'è Rua das Praças, una elegante strada del centro storico. Immaginate la pavimentazione in porfido, i marciapiedi a ciottoli, la strada in leggera salita, come ce ne sono tante altre nella capitale portoghese. Sono circa le 9 di mattina, quando 2 camion militari arrivano e si arrestano davanti al civico 13 di Rua das Praças, un palazzo di 3 piani, color carta da zucchero, costruito una quindicina d'anni prima. Da quei 2 camion scende un plotone di fucilieri di marina con un ufficiale. I militari salgono le scale sino a un ufficio ubicato nel palazzo. Suonano il campanello, ma non risponde nessuno. Allora bussano. «Aprite! Movimento das Forças Armadas!» urla l'ufficiale bussando con violenza al portone dell'ingresso. Nulla. Ci si accorge in breve che il portone è blindato. Allora un graduato propone di farlo saltare con una piccola carica esplosiva. Ma poco prima di posizionare il plastico arriva il portinaio. «Non c'è nessuno», dice, «sono almeno 2 mesi che non si vede anima viva da queste parti. L'appartamento è intestato a un francese, ma non lo vedo da febbraio», aggiunge il custode. «È un tipo strano, un tipo singolare, si fa chiamare Ralph, un nome tedesco. Il portinaio non ha idea di dove sia
questo Ralph, ma ha la copia della chiave del portone blindato e apre. Intanto nel palazzo e anche in Rua das Praças è scoppiato il trambusto. Tra i vicini c'è chi esclama: ci sono dei PIDE là dentro. La PIDE, o meglio la DGS, era la spietata polizia politica del regime, una polizia che sequestrava, torturava, ammazzava studenti, giornalisti, artisti, sindacalisti, oppositori, chiunque potesse essere giudicato un nemico dello Stato. In breve, il sottotenente di vascello che è alla guida del plotone deve chiedere rinforzi per contenere la rabbia della gente che si sta accalcando in strada. Ma non ci sono PIDE, non ci sono agenti della polizia politica, non ci sono torturatori, c'è qualcos'altro. Ci sono documenti, faldoni, un ricchissimo archivio. È il tesoro della Ginterpress, una finta agenzia di stampa che celava una centrale di controspionaggio e di destabilizzazione politica per tutta l'Europa. Quella scoperta non è casuale. 2 giorni prima, a Caxias, la ex prigione fortezza del regime, proprio un funzionario della DGS arrestato dai soldati aveva vuotato il sacco. Andate a vedere in Rua das Praças, che lì c'è qualcosa di molto grosso. I militari non se l'erano fatto ripetere quell'invito un po' particolare ad andare in Ruas das Praças, e durante la perquisizione della sede di Aginterpress portano via quintali di materiale che viene catalogato. E c'è proprio di tutto: schede del personale, una serie di passaporti portoghesi e francesi contraffatti, relazioni sulla guerriglia in Africa, i fascicoli di redattori e corrispondenti della finta agenzia. In settimane di paziente lavoro, i militari ricostruiscono una storia che, come abbiamo detto, se fosse stata conosciuta da Ian Fleming, altro che Spectre. È una storia così incredibile che è incredibilmente vera e che nasce nel 1966. 8 anni prima, in quella data, sbarca a Lisbona un francese dalla faccia piena, ma dura. Si chiama Yves Guilloux, è un ex militare. È in fuga. In Francia e in Algeria è ricercato per le sue attività all'interno dell'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, la milizia parallela sorta all'interno delle fila dell'esercito francese per terrorizzare gli algerini durante la lotta nel paese magrebino per l'indipendenza, e poi dedita alla vendetta nei confronti di Charles de Gaulle, il presidente, reo secondo alcuni militari di aver tradito 1 milione di compatrioti pied noir. Guilloux è un ricercato, ma sa che il Portogallo non lo consegnerà mai alla sua madrepatria. D'altronde, un buon conoscitore delle tattiche di guerriglia con esperienza sul campo può sempre far comodo. La dittatura di Salazar nel 1966 è impelagata già da diverso tempo in una serie di guerre nell'ultramar, cioè le colonie in Africa, Guinea, Angola, Mozambico, tutte realtà che vogliono diventare indipendenti, ma il regime non ne vuole sapere. Ha già perso la faccia a Goa in India e vuole tener duro, anche a costo di dissanguarsi finanziariamente. Il Portogallo aumenta le spese militari per spedire il fior del proprio esercito, uno dei più preparati in ambito NATO, a soffocare nel sangue le rivolte. La guerra africana sarà estenuante e porterà alla fine del regime attraverso quella che diventerà nota come a Revolução dos Cravos, cioè la rivoluzione dei garofani. Ma Guilloux questo nel 1966 non può saperlo, anzi viene accolto con favore dalle alte sfere portoghesi, che lo ascoltano volentieri. Lui d'altronde è un ex ufficiale dei paracadutisti che si è fatto le ossa in Corea, in Vietnam e in Algeria. Un duro, si direbbe, un duro che ormai si fa chiamare con un altro nome, il nome di battaglia, Ralph Guérin Serac, ed è proprio lui a proporre un piano ai consiglieri politici di Salazar e del suo delfino, Caetano. Guilloux, anzi Guérin Serac, radunerà a Lisbona un gruppo di collaboratori, gente che sa il fatto suo in termini di controguerriglia, di terrorismo, di guerra non convenzionale, e metterà a disposizione del regime tutta questa marmaglia. In cambio vuole e ottiene copertura e fondi economici. Il patto è stretto e nasce Aginterpress. Ufficialmente è un'agenzia di stampa che raccoglie contributi editoriali dall'Europa e dall'Africa per pubblicare ogni settimana un bollettino riservato agli abbonati. In realtà si tratta di una centrale di spionaggio e di eversione. Guérin Serac chiama a rapporto i suoi fedelissimi. Ci sono i fratelli Laurent, ex OAS come lui, che hanno ottimi rapporti con i movimenti di destra europei. C'è il giovane de la Bletière, già ufficiale di complemento dell'Armée, con solide amicizie in ambito NATO. C'è persino un ex SS, Robert Leroy, che nel 1946, per sottrarsi alla giustizia belga, si arruola nella legione e finisce a torturare prima i contadini vietnamiti e poi i fellaga algerini.
Ma non è finita qui. Al nucleo fondatore di Aginter si aggiungono altri francesi, tra cui il fratello di Guillou e una nutrita rappresentanza di ex petenisti di Vichy e di Pied Noir. Aderiscono anche alcuni italiani che figurano come corrispondenti esteri. Il nome di maggior spicco è quello di Stefano Delle Chiaie, Ercaccola, capo riconosciuto di Avanguardia Nazionale, ma ci sono anche il futuro autore della strage di Peteano, Vincenzo Vinciguerra, il futuro assassino del giudice Occorsio, Pierluigi Concutelli, oltre ad altri nomi che ritroveremo nelle carte dei processi per le stragi italiane degli anni 70. L'obiettivo è brutale: scatenare il caos in Europa, favorendo l'ascesa di governi autoritari. Il modello è il Portogallo, ma anche la Grecia dei colonnelli, una dittatura che nasce poco dopo Aginter e con cui Guerin Serac allaccia stretti rapporti, al punto da far ottenere a uno dei suoi agenti italiani, Mario Merlino, l'opportunità di recarsi per un'estate ad Atene ad apprendere le tecniche di infiltrazione nei gruppi maoisti e anarchici. In Africa Aginter è presente, fomentando le divisioni ad esempio nel fronte angolano, pungolando Jonas Savimbi e Holden Roberto a combattere contro i rivali dell'UNITA di Agostinho Neto, invece che contro l'esercito portoghese. La firma della Ginter Press si manifesta in Italia, in occasione della bomba di Piazza Fontana. Paradossalmente è lo stesso Servizio Informazioni e Difesa a nominare un'informativa ai magistrati, la centrale del terrorismo portoghese, pur storpiando nel nome, lo scrivono Ager Interpress, e sbagliando alcuni nomi e pseudonimi. La strategia della tensione è stata disegnata a Lisbona, in Rua das Praças 13, all'interno della sede di Aginter, e nello stesso luogo per anni si pianificano attentati ad ambasciate, a transfughi e oppositori. Aginter lavora anche in Argentina con la Triplice A, gli squadroni della morte del potentissimo López Rega che spargono il terrore a Buenos Aires dal 1973 in avanti, ma anche in Congo, dove dietro le manovre dei mercenari che nel 1967 guidano il sanguinoso ammutinamento e la lunga marcia su Bukavu, c'è la mano di Guerin Serac che vuole ingraziarsi il Belgio riportando al potere Moisés Chombe nell'ex Katanga. Il vento cambia nella primavera del 1974. Guillou non è stupido e capisce che qualcosa non va. I giovani di leva e gli ufficiali inferiori, soprattutto quelli di complemento dell'esercito portoghese, non ne possono più delle guerre coloniali, delle promesse poi rimangiate dal regime, e progettano un golpe. È la Revolução dos Cravos, la rivoluzione dei garofani del 25 aprile 1974. Sulle note di Grandolà Villamorena di Zeca Alfonso, l'esercito si ribella, arresta i ministri della giunta Caetano, li espelle dal paese, intavola rapide consultazioni con i movimenti di liberazione in Africa per chiudere in fretta i conflitti coloniali. 2 mesi prima della rivoluzione, il vertice di Aginter comincia a organizzare l'espatrio verso la Spagna, dove Francisco Franco, pur moribondo, è ancora al potere e garantisce una discreta copertura. Non basta. Tra le pressioni di alcuni gruppi di oppositori politici e la guerriglia con Letta, c'è parecchio lavoro da svolgere in Spagna. A Madrid Aginter si trasferisce quasi al completo e si arricchisce dei fuggiaschi italiani, neofascisti che sono scappati per non dover rispondere agli attentati in patria. In un paio d'anni la Spagna piomba nel terrore marchiato dai sodali di Guerin Serac. I sindacalisti vengono uccisi a mitragliate. Nei Paesi Baschi scoppiano bombe e vengono rapiti e uccisi alcuni personaggi pubblici. I carlisti, oppositori del regime franchista, vengono massacrati nel giorno della loro festa. E nel mentre Aginter pianifica anche una guerra civile in Portogallo, una sorta di piccola rivincita affidata al defenestrato generale Antonio de Spínola. Appoggiandosi al vecchio mercenario Schramm, che dopo il Congo si è stabilito a Porto ufficialmente come allevatore di pollame, i neofascisti reclutano formazioni di paramilitari da impiegare in uno spietato confronto a distanza col governo di Vasco Gonçalves. Non è abbastanza per impedire l'inevitabile ritorno alla democrazia del paese lusitano, che recupera la democrazia, e così anche la Spagna, che di lì a poco, con la morte del caudillo e la restaurazione della monarchia dei Borbone, respira di nuovo aria di libertà. Aginter non può più avere diritto di cittadinanza in Spagna e nemmeno rientrare a Lisbona. Privato di alcuni tentacoli, Leroy ad esempio viene condannato a morte in Algeria ma se la cava con l'espulsione, mentre alcuni italiani vengono estradati. Aginter si sposta allora in Argentina, riprendendo il filo del discorso con Videla e Galtieri e segnalandosi per una continua collaborazione con i lager clandestini delle torture, dove scompaiono
nel nulla i desaparecidos, poi scaricati morenti o già morti in oceano. Quando anche a Buenos Aires torna la democrazia, il gruppo si disperde. Qualcuno si mette al servizio di paramilitari in Paraguay e in Colombia, altri spariscono, non si vedono più, non si sa più nulla di loro. Qualcun altro viene arrestato ed estradato in Europa, dove nel frattempo si sta cercando di far luce su un decennio di violenze. In questo periodo Yves Guilloux, che ha recuperato il suo vecchio nome, quello vero, acquista una casa a Tenerife e si ritira a vita privata. Nessuno si ricorderebbe di lui, se non che nel 1997 il suo nome torna alla ribalta quando il giudice Guido Salvini riapre le indagini per la bomba di Piazza Fontana. Vincenzo Vinciguerra, reo confesso perpeteano, spiega i legami internazionali del terrorismo nero di Casa Nostra e fa il nome di quell'ex paracautista francese e delle istruzioni che arrivavano da Lisbona. Purtroppo però Yves Guilloux non risponderà mai delle sue azioni in tribunale. A metà del 2002, quando pare che la giustizia spagnola sia disposta a collaborare per una rogatoria, l'ex Ralph Guérin-Serac sparisce nel nulla improvvisamente, lasciando dietro di sé non solo la memoria di quella lunga scia di sangue e di terrore, ma anche un notevole elenco di interrogativi, domande che rimarranno, tragicamente, senza risposta. La morte nel 2022 di Yves Guilloux in una casa di cura francese ha lasciato inevase migliaia di domande su un passato che ha insanguinato e avvelenato una parte di mondo, segnatamente il vecchio continente e poi il Sud America. E allora ancora oggi noi ci domandiamo, sì, la Spectre è stata frutto della mente fervida di Ian Fleming. Il suo capo, il sinistro Ernst Stavro Blofeld, che abbiamo visto al cinema interpretato da tanti attori col suo caratteristico abito e il gatto bianco in braccio, è più una figura iconica, ma con la Ginterpress, che somigliava in maniera sinistra alla Spectre. Quel Ralph Guérin-Serac, che anche se molto diverso da un punto di vista fisico, poteva tranquillamente vestire i panni di Ernst Stavro Blofeld. Davvero sono stati dei personaggi che hanno riempito le pagine di cronaca. Quando la fantasia dei libri si mescola alla realtà dei fatti, si fa fatica a distinguere l'opera dell'ingegno umano con la cronaca soprattutto brutale, la cronaca che vede morti e feriti. Quando abbiamo ascoltato, Giovanni e io, il magistrato Guido Salvini, abbiamo avuto conferma di tutto ciò. Aginterpress è esistita, ha operato, ha fatto di tutto per sovvertire le democrazie in Europa e non solo. Il problema sono le tante, troppe complicità di cui ha goduto nei suoi anni di esistenza, anche dopo la sua scoperta in Portogallo. Qualcuno aveva interesse a coprire questa centrale del controspionaggio, della guerra non ortodossa, della controinformazione e della eversione nei confronti di regimi democratici. A quel qualcuno, così come Yves Guilloux, alias Ralph Guérin-Serac, non renderà mai conto di ciò che ha fatto. La logica della guerra fredda, la logica perversa di Yalta, ha semplicemente prodotto a Lisbona nel 1966 e fino al 74 uno dei suoi frutti più malati, più brutti, più aspri, un frutto che ha avvelenato altri stati e che non ha dato semi positivi, ma solo malapianta in giro per esportare ancora di più l'ombra del terrore. E la Ginterpress sostanzialmente ha dato anche una serie di indicazioni pratiche e ideologiche ai militanti di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale in Italia, proprio per quella campagna di cui abbiamo parlato. Vengono alcuni di loro ad insegnare l'uso degli esplosivi ai militanti italiani. Insegnano soprattutto quella che è molto importante all'epoca, la tecnica dell'infiltrazione, cioè vengono infiltrati uomini di estrema destra in gruppi di sinistra, magari gruppi incerti, gruppi con poca sorveglianza, poco organizzati, in modo o da spingerli a compiere attentati o in modo che le notizie raccolte da questi infiltrati servano poi a incastrare quel gruppo, un po' come è accaduto per il gruppo di Valpreda, per gli episodi che loro stessi invece hanno compiuto. È un servizio segreto non ufficiale che tra l'altro quando anche cadrà il regime di Franco in Spagna, quindi tra il 75 e il 76, sposterà molti dei suoi uomini, che Vinciguerra era ben conosciuto perché era stato praticamente in Spagna, i militanti italiani venivano ospitati da loro in appartamenti, ma quello che resta della Ginterpress si sposta in Sud America, quindi in Cile e in Argentina, dove con gli episodi di golpe
del 73 contro Allende in Cile e nel 76 quello dei colonnelli, dei generali argentini, praticamente al servizio di questi proseguirà lo stesso lavoro contro gli oppositori, nei termini anche molto brutali che conosciamo.